Noi abbiamo, ed è giusto che lo sappiate, perché non possono passare in silenzio queste azioni che sono pericolose. In Senato c'è una legge bavaglio che vogliono approvare, la legge Zan e Scalfarotto. È una legge che parla del reato di omofobia, cioè che se tu esprimi un parere contrario ai gruppi omosessualisti puoi andare in galera. Se tu dici non sono d'accordo che due uomini adottano un bambino, puoi essere denunziato e processato. Se a scuola a tuo figlio vengono a fare educazione gender, che non vi sto qui a spiegare cos'è, ma un andare contro la natura che Dio ha creato, una madre che si ribella può andare sotto processo. Adesso in Italia abbiamo le categorie protette, sui preti puoi dire tutto, Dio lo puoi bestemmiare, sui giornalisti puoi dire tutto, sui politici no, sugli omosessuali se parli vai in galera. Qua non si tratta di non rispettare le persone con queste tendenze, figuratevi, ma qui si tratta di voler mettere il bavaglio alla libertà di pensiero e di opinione da parte di quelli che si dicono liberali e democratici. Ed è vergognoso se passa una legge di questo tipo. Se passa questa legge con questa predica rischio la denunzia, ma non ho problemi. Dove siamo arrivati? La Bibbia stessa va denunziata, che la Bibbia dice maschio e femmina li creò, e no, è un'imposizione. Che se poi leggiamo il capitolo primo di San Paolo ai Romani, dove parla di rapporti contro natura, Paolo va bruciato in pubblica piazza. Fratelli miei, stiamo attenti, di queste cose non ne parlano alcuni perché sono di parte, ma dovete avere il coraggio di dirle queste cose. E mi dispiace che anche la nostra Chiesa a volte non se ne parli, come se si ha paura di che cosa? La verità della croce? Ecco la zizzania. Ecco, alcuni seminano oggi con tutti i guai che in Italia abbiamo, con le aziende che falliscono, con la gente che non ha più lavoro, con il turismo bloccato, vedi che manovre si fanno, che problemi ci sono. La zizzania. E mi ripeto, non parlo contro nessuna persona che io devo amare, perché Gesù mi dice di amare perfino i nemici, figuratevi se non amo chi ha certe tendenze, ma dopo amarli dico la verità. Ma parlo contro il rischio gravissimo di tapparci la bocca e il pensiero. Alcuni si arrogheranno il diritto di dire di questo tu non devi parlare. Siamo tornati alle classi protette. Una volta erano i nobili e gli ecclesiastici protetti, oggi altre categorie. Zizzania. Lo capite? Questa parabola che è per bambini, come vi dicevo, vedete che sviluppi può avere? Vi rendete conto? Un raccontino così, quanta luce ci dà. E ci ripete Gesù che il campo è il tuo cuore. Il campo è questa società dove sta crescendo bene e male. Ma stiamo attenti, fratelli, che c'è Dio. Abbiamo detto che c'è la zizzania, abbiamo detto che c'è il frumento buono, abbiamo detto che c'è un nemico, l'abbiamo detto. Ma ricordatevi che c'è Dio, che ha pazienza come quel padrone. Ha pazienza di aspettare che crescono il grano buono e la zizzania. Ha pazienza di aspettare, spinge a cambiare, ma un giorno arriverà la mietitura e lì ci sarà la separazione tra il grano buono e la zizzania. Tra il grano buono e la zizzania. E la zizzania verrà bruciata all'inferno, dove c'è la dannazione eterna. Sembra che stia vincendo il nemico. Il nemico esultò quando crebbe la zizzania e gli rovinò il frumento a quel padrone, che gli rovinò il raccolto. Era contento.
ma all'ultimo Satana e i suoi angeli, i malvagi menzogneri, all'ultimo perderanno. Faranno danno, perché il male fa danno nella storia, ma sono destinati a perdere perché Cristo trionfa e Cristo regna. Sia lodato Gesù Cristo.